Tra i grandi enigmi dell'antico Egitto tutti conoscono le piramidi o la Sfinge di Giza, ma in Egitto si trovano anche dei sarcofagi giganti che hanno sfidato per anni ogni ricostruzione storica. Sono pesanti fino a 70 tonnellate. Pur essendo così pesanti, sono posizionati molti metri sottoterra, in un ipogeo difficilmente accessibile, e sono realizzati con una precisione incredibile, che fa sospettare che non siano stati davvero gli antichi egizi a realizzarli. Ma quale verità si nasconde dietro ai sarcofagi del Serapeo di Saqqara, uno degli enigmi meno conosciuti ma più incredibili al mondo? La riscoperta moderna dei nostri sarcofagi avviene nel 1850. Un ricercatore francese 29enne chiamato Auguste Mariette era andato in Egitto per raccogliere dei manoscritti, ma quando si trovò a Saqqara notò la testa di una sfinge che sporgeva dalle dune del deserto. Allora mise insieme una squadra di operai e dissotterrò quello che la sabbia aveva sepolto per secoli e secoli, e scoprì un enorme tempio e complesso funerario a nord-ovest della più famosa piramide a gradoni di Djoser. Nel novembre del 1851 entrò per la prima volta nell'ipogeo, un insieme di cunicoli sotterranei che custodiva principalmente proprio i misteriosi sarcofagi. Rimase ovviamente sbalordito alla vista di quegli oggetti enormi e meravigliosi. Mariette diventerà poi il fondatore del Museo Egizio del Cairo e dal suo tempo a oggi lo scopo di quel complesso è stato ricostruito dagli archeologi e dagli storici. Mariette aveva riscoperto il Serapeo di Saqqara, ovvero un tempio dedicato al dio Serapide. Questo è il nome di un dio ellenistico, ovvero creato nel momento in cui i Macedoni dominarono l'Egitto dopo Alessandro Magno. Proprio per questo fondeva degli aspetti di divinità greche con quelle autoctone egizie. Probabilmente il vero culto egizio precedente di questa divinità era dedicato a Osiride Api, di cui il nome Serapide è un'abbreviazione. Il culto era incentrato sui tori api, considerati tra gli animali più sacri dell'antico Egitto. Questi tori venivano considerati araldi del dio Ptah, patrono degli artigiani e degli architetti, nonché dio del sapere e della conoscenza. Già lo storico greco Erodoto nel V secolo a.C. ci racconta l'importanza di questi tori per gli egizi, di come si credeva che fossero stati concepiti da una mucca messa incinta da un fulmine dal cielo. Molti altri storici, addirittura fino al tardo impero romano, riferiscono dettagli e aneddoti su questo culto, che rimase vivo per millenni. Anche papiri direttamente egizi e altri documenti come steli riferiscono dettagli dei rituali e delle festività per api. Lo scopo dei sarcofagi monumentali sarebbe stato quello di ospitare i resti di questi tori, che venivano trattati in modo simile a come si faceva per i faraoni. Anzi, se possibile, con ancora più riguardo, visto che i tori erano sempre considerati incarnazioni della divinità. Nonostante oggi possa sembrare strano venerare dei tori con questo fervore eccezionale, non è una cosa così insolita nel mondo antico. In tante culture il toro, un animale molto forte e anche molto utile per le attività umane, era simbolo di potenza e regalità. Basta pensare anche alla cultura cretese o al fatto che addirittura la prima lettera del nostro alfabeto, la A, in origine era la rappresentazione stilizzata di un toro. Ma quello che è più strano del Serapeo di Saqqara sono proprio gli aspetti materiali dei sarcofagi. Pur avendo il solo scopo di ospitare dei tori, forse smembrati o mummificati, i sarcofagi per questi tori sono realizzati in una qualità eccezionale, superiore a quella che si trova in tanti monumenti dell'antico Egitto.
Oggi abbiamo 24 sarcofagi monumentali e alcuni sono alti e larghi più di 2 metri e lunghi quasi 4 metri. I sarcofagi più piccoli pesano circa 25 tonnellate con coperchi di 10 tonnellate, mentre i più grandi pesano addirittura circa 40 tonnellate, che però possono arrivare a 60-70 tonnellate se si considerano anche i loro coperchi. Questo perché sono fatti in un materiale pesante come il granito e la granodiorite, che è lo stesso materiale in cui è fatta la famosa stele di Rosetta. Le caratteristiche eccezionali di questi sarcofagi hanno attirato l'attenzione di Christopher Dunn, oggi autore famoso di libri sull'antico Egitto. Dunn ha in prima persona 50 anni di esperienza nel campo della lavorazione dei materiali. E la sua teoria è che i sarcofagi siano stati realizzati con tecniche molto più avanzate di quelle normalmente attribuite agli antichi egizi. Spinte dalla sua ipotesi, nel tempo si sono accumulate molte considerazioni sulle caratteristiche eccezionali dei sarcofagi del Serapeo. È veramente possibile che siano il risultato di una tecnologia molto più avanzata e potenzialmente sconosciuta. Secondo Dunn, la prima caratteristica sbalorditiva dei sarcofagi è che hanno angoli di una precisione eccezionale per essere manufatti provenienti dal mondo antico, ovvero gli angoli tra le varie facce, sia esterni che interni, sono realizzati a 90 gradi precisi. Per ottenere questo risultato oggi su un materiale come il granito servono strumenti specifici come le seghe a filo diamantato e ovviamente la forza dell'elettricità. E servono macchinari di precisione capaci di assicurare con accuratezza l'angolo di 90 gradi. In più i sarcofagi sono stati ottenuti lavorando un unico blocco di granito, un lavoro che richiede un impegno monumentale. Quasi nessuno, anche con la nostra tecnologia, lavora blocchi così grandi di granito, infatti anche oggi tagliare questi sarcofagi sarebbe un impegno notevolissimo. Secondo l'esperienza di Dunn, oggi gli stessi sarcofagi verrebbero piuttosto ottenuti assemblando diversi blocchi di granito, visto che l'impresa di ottenerli da un unico blocco sarebbe una sfida incredibile. Per ottenere i blocchi di partenza, tra l'altro, oggi a volte si usano gli esplosivi. Dunn si è domandato come potessero gli egizi con attrezzi di bronzo lavorare il granito con questa accuratezza, andando anche oltre i metodi di realizzazione usati oggi. Secondo lui non è assolutamente possibile che gli antichi egizi potessero ottenere questi risultati senza delle conoscenze diverse o delle loro macchine altrettanto potenti e precise. Ma la precisione degli angoli è solo il primo dei misteri dei sarcofagi del Serapeo, che sfiderebbero ingegneri e archeologi e la ricostruzione stessa della storia antica per come la conosciamo. Pure la superficie delle facce dei sarcofagi ha qualcosa di stupefacente. Dalle stesse immagini a schermo potete vedere che è così lucida da sembrare uno specchio. Questo è il risultato di una pietra levigata in modo estremamente accurato. Secondo alcuni, i sarcofagi sono stati resi così lucidi con una miscela sconosciuta che aveva proprietà abrasive. Un'altra cosa sconcertante dei sarcofagi è il loro peso, che ammonta, come abbiamo detto, a decine di tonnellate. Com'era possibile movimentare questi enormi blocchi di granito? Secondo molti sarebbe servita la forza di centinaia di uomini per spostarli. È un lavoro veramente incredibile. Anche se a prima vista questo può sembrare possibile, perché si sa, gli antichi egizi avevano una forza lavoro numerosa se volevano reperirla. Tutto diventa più complicato se guardiamo il contesto circostante. Infatti il solo aspetto dei sarcofagi e il loro peso non sono il nostro unico problema, ma bisogna considerare anche da dove proveniva il materiale e dove sono stati collocati i sarcofagi. Il granito in cui sono realizzati alcuni sarcofagi non era disponibile nelle vicinanze, ma proveniva probabilmente dalle cave di Assuan. Queste cave stanno circa 800 km a sud di Saqqara.
mentre a Saqqara c'è grande disponibilità di roccia calcarea, quindi avrebbero potuto piuttosto usare quella per realizzare i sarcofagi, che è anche più facile da lavorare. Oltre alla difficoltà di trasportare i blocchi di granito per 800 km, non dobbiamo dimenticarci che sono stati collocati in delle stanze sotterranee e non sono stati collocati a caso, ma in modo molto preciso all'interno di nicchie ribassate. Se vi ricordate, secondo molti sarebbero stati necessari centinaia di uomini per spingere dei blocchi così pesanti. Il problema è che centinaia di uomini non entrano nemmeno nei corridoi dove sono stati trovati i sarcofagi. I corridoi spesso sono poco più larghi degli stessi sarcofagi, circa 60 cm, e ugualmente le nicchie. A questo punto Dan e altri si sono domandati come siano stati trasportati nel sito e installati con precisione sarcofagi che pesano decine di tonnellate, con i metodi normalmente attribuiti agli antichi egizi, visto che la gran massa di uomini richiesta non avrebbe neanche avuto spazio nei tunnel dove i sarcofagi sono posizionati. Dei dettagli dei sarcofagi rendono la cosa ancora più strana di quanto abbiamo visto finora. C'è almeno un sarcofago incompleto e lavorato solo parzialmente, e questo potrebbe far pensare che i sarcofagi venissero addirittura lavorati direttamente nell'ipogeo e non lavorati all'esterno e poi portati all'interno. Questo farebbe pensare a un ambiente di lavoro veramente assurdo per i poveri egizi. Stavano sottoterra, con pochissima illuminazione in tunnel strettissimi, a tagliare materiale che produceva tantissima polvere. Un qualcosa di incredibile. Allora c'è anche chi ha proposto che la soluzione sia che i sarcofagi non sono mai stati spostati, ma sono stati sempre là, lasciati magari da una civiltà precedente, e che gli egizi se li siano solo trovati già fatti, e poi abbiano deciso di considerarli oggetti da custodire e di costruirci intorno i cunicoli e il tempio. Se così fosse, sarebbe un indizio incredibile della possibile esistenza in Egitto di una civiltà precedente a quella che conosciamo. A riprova di questa ipotesi dirompente, molti portano delle iscrizioni egizie che si trovano su uno dei sarcofagi. Queste iscrizioni sono realizzate in modo molto grezzo e grossolano, a differenza del resto del sarcofago. Piuttosto che avere la precisione eccezionale di cui abbiamo parlato finora, sono scritte abbozzate e imprecise, e sembrano realizzate, queste sì, con strumenti poco efficaci per lavorare il granito. Immaginate, dicono molti, di costruire sarcofagi giganti precisissimi con finitura a specchio e poi di rovinarli con queste iscrizioni imprecise. Non avrebbe molto senso. Questa viene considerata una delle prove principali che gli antichi egizi non hanno realizzato questi sarcofagi, ma se li sono trovati già fatti, ereditandoli da una civiltà precedente. Gli egizi, non capendone il vero scopo, poi avrebbero deciso di seppellirci i loro tori sacri e di metterci le loro scritte, come quando un bambino disegna su una scatola, ma non ha costruito lui la scatola. Quale fosse lo scopo originario di questi massi di granito lavorato, quindi viene considerato da Dan ed altri dopo di lui un mistero. È stato proposto che potessero essere batterie o addirittura capsule spaziali, visto che il granito è un isolante e ci sono delle teorie sul suo uso come batteria. In questo caso saremmo di fronte a una tecnologia antichissima, ma ancora sconosciuta. Ma le cose stanno veramente così come dicono Dan e i tanti che hanno notato le stranezze dei sarcofagi? Grazie anche a tutte queste speculazioni, diversi studiosi si sono interessati di nuovo al Serapeo di Saqqara e oggi sappiamo tantissimo della storia di questi sarcofagi e sappiamo anche molto di più su come sono stati realizzati.
Prima di approfondire e chiarire tanti dei punti che abbiamo visto, bisogna dire anche qualcosa in più sul sito di Saqqara. I sarcofagi sono stati trovati nella parte più recente dei sotterranei, che si trova a ovest. Questi sono chiamati grandi gallerie e sono stati realizzati a partire circa dal 650 a.C., ma prima erano state realizzate anche delle piccole gallerie da Khaemmuaset, un principe egizio figlio del famoso faraone Ramses II. Khaemmuaset visse nel XIII secolo a.C. e fu il primo a decidere di seppellire i tori api in un ipogeo. Infatti lui stesso era un sacerdote del dio e viene ricordato nelle leggende successive come un sapiente e un mago. Era anche un architetto che probabilmente fece il progetto per quei primi sotterranei più piccoli. Al suo tempo però i tori api venivano ancora sepolti in sarcofagi in legno molto più semplici. Prima di lui, nel XIV secolo a.C., i tori venivano sepolti in tombe isolate che esistono ancora oggi. Questo fa pensare che il luogo sia stato scelto appositamente per la sepoltura dei tori. Una cosa molto importante in più che tanti non dicono è che il Serapeo è stato ritrovato con una quantità incredibile di documenti che attestano il suo uso come santuario per la sepoltura dei tori. Quando Auguste Mariette scoprì il sito ci trovò dentro circa 1200 steli che raccontano dettagli sulla storia del posto, inclusi dettagli sulla sua costruzione, oltre a oggetti votivi e vasi per il culto di api. 800 di queste steli sono ancora oggi conservate al Louvre di Parigi, mentre quasi tutte le altre sono andate perdute in un'alluvione in Egitto. Quelle rimaste comunque ci consentono di leggere i resoconti degli stessi egizi che vivevano e lavoravano sul posto. Alcune sono proprio resoconti ufficiali di come i sarcofagi vennero realizzati e trasportati nel sotterraneo. Questo già comincia a cambiare il nostro punto di vista, perché a meno che gli antichi egizi non abbiano falsificato la storia dei sarcofagi, sembra proprio che il loro racconto sia ben diverso da quello che qualcuno ne fa oggi. Una cosa che forse avrete notato quando l'ho detta prima è che le grandi gallerie dove stanno i sarcofagi in pietra risalgono circa al 650 a.C. E beh, nell'ipogeo ci sono degli indizi che anche i misteriosi sarcofagi risalgano a dopo quest'epoca, quindi non sarebbero veramente così antichi. Uno dei sarcofagi più importanti del Serapeo ha direttamente la sua storia iscritta sul coperchio. Oggi il coperchio si trova addirittura all'ingresso della parte aperta ai visitatori, quindi non si può dire che sia una fonte inaccessibile. Questo sarcofago dice: Amasis II dedicò il suo monumento all'Apis vivente, un grande sarcofago di granito. Ora Sua Maestà scoprì che esso non era stato fatto in una pietra costosa da nessun re, in nessun momento. Beh, la dedica del sarcofago, pur essendo molto breve, ci dà un'informazione importantissima. Dice che Amasis II fu il primo a realizzare un sarcofago in granito per il toro Api, visto che aveva scoperto che nessun faraone prima ne aveva fatto realizzare uno in una pietra costosa. Quindi questo suo sarcofago è il primo sarcofago in granito realizzato. Una stele ritrovata sempre nel Serapeo conferma e approfondisce la storia. Amasis II regna intorno al 550 a.C., non in un passato incredibilmente lontano. Basta pensare che un secolo dopo a Atene stanno costruendo il Partenone, un'opera altrettanto precisa e meravigliosa. In quell'epoca ci sono attrezzi di ferro e macchinari in legno, insomma non stiamo parlando neanche dell'Egitto delle piramidi. Sono passati millenni dall'Egitto delle piramidi. Altri due sarcofagi hanno iscrizioni relative ai sovrani Cambisi II e Qabash che confermano quanto dichiarato da Amasis. Infatti tutti e due vivono dopo di lui. Cambise era addirittura un re straniero, infatti era un re persiano che conquistò l'Egitto sconfiggendo proprio il figlio di Amasis.
mentre Kabash visse molto dopo, nel IV secolo a.C. Ma adesso che abbiamo fatto luce sulla storia di questi sarcofagi rimane comunque la questione più spinosa. Non erano impossibili da realizzare con gli strumenti del tempo, impossibili da trasportare e da collocare al loro posto? Per ognuno dei punti controversi portati alla ribalta da Dan e da altri vedremo adesso delle proposte alternative che puntano a risolvere i problemi. La prima cosa di cui avevamo parlato era la precisione incredibile dei sarcofagi. Sì, sono molto precisi per essere fatti a mano, ma non veramente così precisi. Solo pochi dei 24 sarcofagi sono molto curati, la maggior parte hanno difetti e forme irregolari come si vede anche a occhio nudo dalle foto e 12 sono non lucidati. Molti sono sbozzati e imprecisi con imperfezioni della pietra non livellate. Non hanno neanche i famosi angoli di 90 gradi, infatti potete vedere a schermo dei test diffusi dal canale YouTube Scientists Against Myths dove si notano misurazioni di 89,1 gradi o 91,3 gradi, quindi c'è una tolleranza di più di 1 grado. Sono comunque molto precisi, però il risultato delle moderne lavorazioni a macchina è ben diverso. Le nostre macchine moderne hanno una tolleranza fino a circa 0,6 gradi e vedete nell'immagine a schermo della pietra tagliata con metodi moderni che rispetta addirittura l'angolo di 90 gradi spaccati. Dei test di archeologia sperimentale hanno dimostrato anche che non servono esplosivi o seghe diamantate per ottenere questi risultati, ma bastano strumenti in bronzo, pietra ampiamente disponibili per gli antichi egizi. Lo studioso Dennis Stokes è riuscito a tagliare il granito con strumenti del tempo a una velocità di 32 cm3 all'ora. La ricercatrice russa Olga Vdovin ha ottenuto angoli precisi quanto quelli dei sarcofagi del Serapeo, usando strumenti in pietra primitivi. Ci ha messo 40 ore per completare un angolo, un tempo lungo ma non incredibile se consideriamo quante persone potevano lavorare contemporaneamente a un solo sarcofago. Il canale YouTube Sacred Geometry Decoded ha tagliato il granito con una sega di bronzo, usando acqua e sabbia come abrasivo. Ha ottenuto le stesse striature a forma curva che vediamo su tante pietre tagliate dell'antico Egitto. Alcuni credono che le striature si possono ottenere usando solo giganti seghe circolari moderne con lame a punta di diamante. In realtà il bronzo raggiunge naturalmente la forma circolare a causa della frizione tra la sega e il materiale. Anche il muratore Mike Haddock ha dimostrato che gli angoli si possono realizzare facilmente così. Sempre Sacred Geometry Decoded ha ottenuto una superficie liscissima come quella dei sarcofagi del Serapeo, semplicemente sfregando tra di loro diverse lastre di pietra. Quindi anche l'incredibile superficie lucida si poteva ottenere in modo abbastanza intuitivo anche all'epoca. Visto che era possibile tagliare e lavorare con una buona precisione il granito e la granodiorite con gli strumenti dell'epoca e anche lucidarla, adesso rimane il problema del trasporto. Innanzitutto Massimo dovevano portare 40-45 tonnellate, visto che presumibilmente prima trasportavano la cassa, poi il toro quando moriva e alla fine il coperchio. Ma già Auguste Mariette trovò tracce di rulli sul pavimento delle gallerie e in una delle nicchie trovò 2 argani orizzontali in legno di sicomoro, ognuno azionato da 8 leve. I sarcofagi potevano essere trasportati con un sistema di cordami in palma da dattero o in papiro, che sono cordami robustissimi e sono stati ritrovati effettivamente in Egitto. E i blocchi venivano fatti scorrere su dei rulli in legno. Un altro archeologo chiamato Heinrich Burgsch, visitando il Serapeo nel 1853, notò anche delle doppie rotaie che potevano essere state utilizzate come metodo di trasporto dei sarcofagi.
Sempre Scientists Against Myths ha fornito una ricostruzione accurata della procedura con anche i calcoli della forza necessaria e degli spazi di manovra. Vi lascio il link al video in descrizione se volete approfondire i dettagli matematici più specifici. Comunque ha dimostrato che per muovere 45 tonnellate bastano 50 lavoratori che usino un sistema di corde legate a pulegge. Sono state ritrovate anche tracce di buchi per alloggiare pali e travi all'interno del serapeo. Con gli argani ritrovati da Mariette l'operazione è ancora più facile. Anche gli spazi dei corridoi, pur essendo stretti, consentono di fare tutti questi spostamenti con precisione e ovviamente il granito non veniva lavorato dentro i cunicoli ma prima di essere portato dentro. Per la precisione degli alloggiamenti dei sarcofagi, Mariette stesso fece un esperimento. I sarcofagi stanno in delle nicchie ribassate con un dislivello di 2-3 metri rispetto al corridoio. Mariette trovò un sarcofago che non era stato ancora del tutto collocato e che aveva della sabbia sotto. Allora capì che gli egizi facevano scendere i sarcofagi nell'alloggiamento togliendo poco a poco la sabbia. Mariette stesso riuscì a collocare il sarcofago con perfetta regolarità insieme a 4 operai in poco tempo, pur non essendo un muratore esperto di tecniche egizie, essendo praticamente appena entrato nel serapeo senza saperne niente. Come potrete immaginare, anche il trasporto dalle cave di Aswan a 800 km è meno incredibile di quanto sembri. Le pietre venivano portate fuori dalle cave sempre sopra dei rulli di legno lubrificati. Poi le cave di Aswan erano connesse a Saqqara dal Nilo, quindi i blocchi potevano viaggiare su delle barche. Questi sarcofagi venivano realizzati alla morte di ogni toro api circa una volta ogni 15 anni, quindi non era neanche un'operazione da fare tutti i giorni. Poi i sarcofagi in granito realizzati furono solo i 24 ancora conservati o pochi di più. Come abbiamo detto prima, i sarcofagi più antichi erano in legno e potrebbe esserci stata una fase con sarcofagi di calcare ricavati sul posto. Insomma, non tutti i faraoni si impegnavano in questa impresa per onorare i tori. Per chi ci si impegnava però, come Amasis II, aveva senso che la pietra fosse fatta portare da Aswan perché era volutamente costosa e preziosa. Lui stesso fa mettere nell'iscrizione di essere il primo a onorare il toro con una pietra costosa, non una trovata in loco. Tra l'altro si conoscono esempi di trasporti molto più impegnativi nel mondo antico. L'imperatore romano Costanzo II fece portare dall'Egitto l'obelisco del Laterano, che è il più alto obelisco monolitico al mondo e pesava in origine 455 tonnellate, 10 volte uno di questi sarcofagi. Quindi Costanzo II nel IV secolo d.C. aveva più o meno la stessa tecnologia degli egizi e fece trasportare 455 tonnellate per tutto l'Egitto e attraverso il Mediterraneo, eppure nessuno attribuisce a lui qualche forma di tecnologia super avanzata. Le stesse steli del serapeo conservate al Louvre riportano i tempi precisi di alcune lavorazioni. Secondo una stele ci vollero 28 giorni lavorativi per trasportare uno dei sarcofagi e il suo coperchio nella sua camera funeraria, nel 37° anno di Tolomeo II, che è circa il 247 a.C. Questo scrive il capomastro sotto Tolomeo II. Ho costruito la suddetta camera funeraria. Ho completato la costruzione in 6 mesi e 5 giorni. Ho ordinato che il sarcofago di Apis e il suo coperchio fossero spostati nella camera funeraria, il che ha richiesto 1 mese e 5 giorni. In 7 giorni non si è svolto alcun lavoro, il resto è di 28 giorni lavorativi. Su una stele si indica addirittura il tempo di lavoro complessivo per tutte le operazioni di sepoltura. Il totale è di 325 giorni, meno di 11 mesi.
L'ultimo enigma riguarda le famose scritte grezze abbozzate che dimostrerebbero che gli egizi non sono anche i creatori dei sarcofagi. Abbiamo già visto tantissime prove che dimostrano che sono stati fatti dagli egizi, ma anche questa storia delle iscrizioni è molto diversa da come spesso viene raccontata. Innanzitutto le iscrizioni si trovano solo su 4 dei 24 sarcofagi e quelle abbozzate sono su uno solo, come avevo detto anche prima. Spesso però non si dice che esiste anche un sarcofago con iscrizioni di altissima qualità, ovvero uno che abbiamo già visto più volte. Quello di Amasis II, che aveva messo tanta dedizione nell'impresa. Questo, che è anche il primo sarcofago in pietra, ha delle iscrizioni realizzate eccellentemente. Quello con le iscrizioni abbozzate, al contrario, potrebbe essere l'ultimo sarcofago mai realizzato, o uno degli ultimi. Quelle che vediamo non sono le scritte finite, ma sembrano abbozzate perché sono una bozza. Lì andava ancora scritto il nome del sovrano regnante e i testi andavano quasi del tutto completati. Alcuni ipotizzano che possa risalire all'epoca di Tolomeo XIII o della famosissima Cleopatra. Come tutti sapete, dopo Cleopatra l'Egitto venne conquistato dai Romani e forse i lavori al Serapeo risentirono di questi grandissimi cambiamenti. Ottaviano Augusto, che aveva conquistato l'Egitto, non sembrava per niente favorevole al culto di api. Lo storico Cassiodione racconta che quando gli egizi lo invitarono a adorare api, Augusto disse che era solito adorare gli dei e non le mucche. Questo la dice lunga sul perché potrebbe non aver favorito il completamento di un sarcofago dedicato ad api, anche se ormai era lui a governare l'Egitto. Pochi dicono anche che nei secoli successivi il Serapeo cadde in uno stato di abbandono. Venne addirittura devastato da fanatici cristiani ancora nell'antichità e preso di mira da predatori di tombe. Quindi non si poteva pretendere di trovarci resti di tori o molti più oggetti preziosi, già Marietta ha dovuto lavorare in mezzo alle macerie. Alcuni piccoli enigmi rimangono effettivamente nel Serapeo, per esempio un sarcofago è rimasto abbandonato bloccando un ingresso per motivi ancora da chiarire. Ma niente dimostra che i sarcofagi sono la prova di un'antichissima civiltà dotata di elettricità. Certamente non conosciamo il 100% del sito e vale la pena continuare a studiarlo per fare nuove scoperte. Ma questo viaggio nella storia dei sarcofagi più incredibili d'Egitto ci ha dimostrato ancora una volta, se già non lo sapevamo, che le civiltà antiche erano molto più ingegnose e capaci di quanto a volte ci immaginiamo oggi. Gli uomini di allora erano intelligenti come noi e se la nostra tecnologia è possibile è anche grazie ai loro meriti, ai loro tentativi e alle loro ingegnosissime scoperte. E sicuramente se questo viaggio vi ha coinvolto e affascinato non volete perdervi altri video qua in fondo su ulteriori monumenti enigmatici del mondo antico.